Innanzitutto vi ringrazio per essere venuti, per aver accolto il mio invito. L'intento di oggi è di presentarvi la mia ultima creazione, il mio lavoro editoriale, libro dedicato ai sistemi di sospensione, lavoro che mi ha tenuto impegnato per oltre 2 anni, sia nella scrittura che nella realizzazione di tutta l'illustrazione a corredo. Per chi non mi conoscesse, gran parte di voi mi conoscono, ma per chi non mi conoscesse, io lavoro per Prysmian. Prysmian è il più grande produttore di cavi elettrici al mondo. La Prysmian ha una divisione, una business unit che si chiama Elevator and Escalator, nella quale io svolgo il ruolo di Global Application Manager. Praticamente mi occupo di tutta la parte meccanica e delle configurazioni. Il libro è disponibile ora anche in inglese, quindi è stato recentemente pubblicato anche in lingua inglese, poiché nel mio network ci sono molti collegamenti a livello internazionale. Allora, fondamentalmente vi presento l'interno del libro, come è strutturato, come è configurato. Il libro è fatto a forma di manuale, strutturato come manuale, ha una bordo laterale per poter scrivere gli appunti e la prima copertina di ogni capitolo vi dà una sorta di teaser su quello che verrà presentato poi all'interno del capitolo stesso. Quindi quando parliamo del capitolo del puleggio di trasmissione, vedete che c'è un'anticipazione di quello che sta per succedere, di quello che sta per essere presentato. Il libro è composto di 12 capitoli, si possono suddividere in 3 macro aree. Le macro aree del blu, dove si rappresenta la parte storica di sviluppo e di inquadramento della problematica. I capitoli della sezione arancione sono dedicati invece ai metodi di calcolo e dimensionamento, quelli verdi sono invece di applicativi e risoluzione di problemi. Il capitolo rosso è quello dedicato ai terminali e ai capicorda e infine c'è un capitolo bonus che si chiama XYZ, dove praticamente vengono raccontati in forma romanzata alcuni episodi che mi sono realmente accaduti e che ho trasposto in forma un po' avventurosa per rappresentare le modalità con le quali si risolvono i problemi. Ovviamente io sono un esperto di sistemi di sospensione, ma sono anche un ascensorista. Nel 1977 la mia famiglia si trasferì da Napoli all'Alta Val di Susa, trasferimento molto traumatico perché dalla città del sole e del mare sono finito in cima a una montagna. Diciamo che non è stato divertentissimo da questo punto di vista. La curiosità è che oggi è il 5 dicembre, sono esattamente 47 anni fa che questo trasferimento avveniva. A mio padre è stata data la concessionaria FIAM per l'Alta Val di Susa e ci siamo occupati della manutenzione degli impianti alberghieri di tutta l'Alta Valle. Il mio approccio con l'Alta Val di Susa non è stato positivo inizialmente perché me ne volevo assolutamente andare da lì, però ho scoperto che su quella montagna c'erano cose molto interessanti. Vi faccio vedere questa fortezza che si chiama Fortezza dello Shaberton, è a 3150 metri di altezza, una fortezza costruita dal genio militare italiano nel 1898, finita di costruire nel 1910. Perché questa fortezza mi ha sempre attratto? Perché vedete qui c'è l'arrivo della funivia. Nel 1910 questo forte, costruito dal genio militare per proteggere i confini italiani contro la Francia, è stato organizzato con una serie di torrette sulla cima della quali c'erano le cannoniere. Qui le vedete all'epoca del suo fulgore. Perché è interessante questo forte? Perché nasce vecchio appena costruito. È stato costruito con l'idea delle torrette missilistiche delle navi da guerra, essendo convinti che i francesi non potevano colpire queste torrette. I francesi invece nel 1940, allo scoppio della guerra, hanno preso degli obici a tiro curvo e hanno praticamente distrutto 6 delle 8 torrette, distruggendo anche la funivia. La funivia è molto interessante perché aveva un dislivello di circa 1800 metri e uno sviluppo delle funi di circa 4000 metri. Si tratta dell'impianto funiviario più avveniristico e più antico che sia mai stato fatto in territorio europeo.
Quindi la Val di Susa in qualche maniera qualcosa mi ha insegnato e mi ha insegnato tante cose in rispetto ai sistemi di trasporto a fune, perché era anche piena di impianti funiviari, impianti funicolari, e sulla funivia dello Shubberton c'è tantissima documentazione storica. Io sono un appassionato storico, io colleziono libri dedicati ai sistemi di trasporto, ai sistemi di trasporto a fune in particolare. Ho dei libri molto antichi dedicati allo Shubberton dove c'è anche tutto il progetto di questa funivia, progetto dal quale ho imparato tante cose. Il 1987 per me è un anno molto particolare. Il Napoli vince lo scudetto e questa è la cosa bella, il primo scudetto della sua carriera calcistica, ma il 1987 è anche l'anno della mia bocciatura. Io al primo anno di liceo scientifico vengo traumaticamente bocciato perché il professore che mi insegnava 3 materie non mi aveva particolarmente in simpatia. Io andavo a scuola con la sciarpa del Napoli e evidentemente non ho fatto una buona impressione, come si dice. Perché il 1987 è importante? Perché nel 1987 i miei genitori hanno deciso che io non ero fatto per la scuola, mi hanno regalato il casco giallo, le scarpe di sicurezza, la tuta blu e sono andato a lavorare in cantiere. È stato un anno molto difficile per me, ho continuato a lavorare e studiare ovviamente, quindi mi sono diplomato con delle ottime votazioni, senza essere rimandato in nessuna materia, mi sono laureato al Politecnico di Torino e la mia tesi è stata brevettata dall'università, quindi evidentemente qualcosina di buono l'avevo fatto. Questa è la mia palestra. La mia palestra è stata costituita da queste 2 torri. Chi di voi è avvezzo all'Alta Val di Susa? A Sestriere ci sono queste 2 torri che erano delle vecchie colonie turistiche della Fiat. Erano impianti FIAM con macchine in basso a corrente continua, dei macchinoni giganteschi, dei mostri incredibili. Il primo lavoro che io ho fatto, tenete conto che abbiamo a che fare con impianti da 22-25 fermate che hanno uno sviluppo di funi superiore ai 350 metri. Okay? Il mio primo lavoro è stato il cambio funi di questi impianti. Avevo 16 anni, sono rimasto folgorato in un certo senso da questa attività e sono sempre rimasto collegato poi a questi sistemi di sospensione. Le torri del Sestriere sono state anche il teatro di un episodio di cronaca dedicato agli ascensori. Mio papà ha avuto questi ascensori in manutenzione per 40 anni, d'estate questi hotel sono chiusi e c'è un custode che si occupa di verificare che vada tutto bene. Mio padre gli diceva sempre: d'estate sei da solo, non prendere l'ascensore. Lui invece l'ha preso e la sfiga ci vede bene, è andata via la corrente, è rimasto bloccato fra il piano 0 e il piano 1 senza possibilità di potersi liberare ed è rimasto imprigionato per 10 giorni all'interno della cabina. Credo che sia il record mondiale di imprigionamento. Lui si chiamava Alberto Piazza, per gli amici Jimmy, ed è sopravvissuto perché è sempre stato un uomo abituato a vivere da solo, a sapersi arrangiare, ed è stato salvato da 2 donne, perché era una persona molto abitudinaria, tutte le mattine andava al bar a fare colazione e la cameriera del bar sapeva che era un uomo solo, che viveva da solo. Dopo una settimana che non l'ha più visto è andata dai carabinieri a fare denuncia. 2 giorni dopo il gestore dell'hotel, un'altra donna, ha contattato i carabinieri perché non si riusciva più a mettere in contatto con lui. I carabinieri hanno chiamato mio padre che è andato a tirarlo fuori. Lui è dimagrito di 10 kg, è sopravvissuto, non vi dico come, vi evito i dettagli, però uscito da questo ascensore lui era ancora bello frizzante, quindi non ha patito più di tanto. Ve lo racconto perché questo episodio mi ha toccato moltissimo sulla questione della sicurezza, sulla questione della reperibilità, sulla questione dell'essere soli all'interno di un edificio e mi ha portato a studiare tutti i sistemi di sospensione dal punto di vista della sicurezza. Nel 2001 io mi laureo al Politecnico di Torino, la mia tesi di laurea riguarda i controlli magnetoinduttivi per le funi. Io ho creato uno strumento virtuale per il controllo automatico delle funi in esercizio, per funivie funicolari e altri elementi di trasporto a fune. In un certo senso ho realizzato un primo sistema ante litteram di IoT, ok?
Quindi questo sistema era collegato da remoto e dava gli avvisi in tempo reale. Il Politecnico di Torino ha avviato uno spin-off accademico, quindi è stata creata un'azienda di cui io sono stato il fondatore. Dopo 2 anni dalla fondazione di questa azienda ho fatto, come dicono gli start-upper, ho fatto una exit, praticamente ho venduto tutte le mie partecipazioni, quindi non ho più nulla a che fare né a che vedere con loro, perché ho reputato che la mia missione fosse diversa e tra poco ve lo racconterò meglio. La mia intenzione non è di fare, si dice in inglese finger pointing, puntare il dito contro il singolo difetto. La mia missione è quella di aiutare gli ascensoristi a far sì che quei difetti non si presentino più, intervenendo sul progetto dell'ascensore, sul calcolo e sul dimensionamento. Quindi quell'avventura non rappresentava più la mia missione, la mia storia di vita, motivo per il quale ho deciso di percorrere altre strade. Sono andato in Inghilterra, ho lavorato per uno dei più grandi produttori di funi, mi sono occupato di funivie, funicolari, miniere, scaricatori da banchina, carri ponte d'acciaieria, e il mondo del sollevamento industriale è un mondo estremamente accelerante nelle competenze, perché le funi su uno scaricatore da banchina durano dagli 8 ai 10 mesi, in un'acciaieria non durano più di 6 mesi. Quindi ho visto in maniera estremamente accelerata l'effetto di un tipo di fune rispetto all'altra sulle performance in esercizio. E questo mi ha portato poi a studiare le funi, la loro storia, il loro percorso. Questa fotografia l'ho presa da un libro del 1898 ed è la foto di una fune di ottone che è stata ritrovata nel 79 a.C. negli scavi di Pompei. Si è sempre creduto che questa fosse la prima fune metallica mai prodotta nella storia. In realtà, ve lo anticipo, è una grandissima bufala, perché nel 79 a.C. la trafilatura del metallo non esisteva, è una tecnologia che si è sviluppata nel Medioevo fondamentalmente, e ci è voluto un bel po' di tempo per capire chi fossero veramente i veri produttori di queste funi. Si è scoperto nel 1912 perché un subacqueo ha trovato una nave spagnola affondata, nave che risaliva al 1600, e su questa nave hanno trovato tantissime di queste funi di bronzo. Okay? La fune è stata poi portata all'università, al Kaiser Institute in Germania, è stata studiata e ci si è resi conto che aveva i segni della trafilatura, quindi fondamentalmente non poteva essere stata prodotta dai romani. Però l'abbiamo scoperto nel 1942, quindi ci abbiamo messo un bel po' di tempo. Questa fune è stata utilizzata dai primi archeologi che hanno studiato gli scavi di Pompei e che poi l'hanno dimenticata lì. È stata riscoperta 100 anni dopo e si pensava che fosse realmente fatta dai romani. I romani hanno fatto tante cose, ma non hanno fatto le funi. Questo giusto per essere chiari. Il vero inventore delle funi è questo signore, si chiama William Albert. Nel 1834 era direttore di esercizio di una miniera nella provincia di Hannover e lui è colui che ha realizzato la prima fune metallica della storia con i fili di ferro battuto. La storia sarebbe molto lunga e interessante, purtroppo oggi non ho tanto tempo per raccontarvela. Se avete voglia di leggerla nel libro poi trovate tutti i dettagli. Però procedendo, c'è un altro personaggio molto importante che si chiama John August Roebling. Se vi capita di andare in America e di vedere tutti quei ponti sospesi con le funi, sappiate che li ha fatti tutti quanti lui. Il ponte di Brooklyn, il ponte di San Francisco, il Golden Gate, il ponte di Cincinnati, il ponte di Chicago, tutti i ponti sospesi nordamericani sono stati fatti da lui. Ma qual è il suo legame con gli ascensori? John August Roebling è stato colui che ha convinto i fratelli Otis, Charles e Norton, a utilizzare le funi metalliche perché utilizzavano le funi di fibra. La Otis Brothers navigava in acque molto pessime finanziariamente parlando e John August Roebling ha finanziato i fratelli Otis divenendone l'azionista di maggioranza e ne è stato il presidente del consiglio di amministrazione per tantissimi anni. Quindi se non fosse stato per John August Roebling probabilmente la Otis oggi non esisterebbe più. L'ultimo personaggio di cui vi voglio parlare, poi la smetto di annoiarvi con queste cose storiche, è Andrew L.D. Smith. Andrew è colui che ha ideato e brevettato le funivie
ed è colui che ha realizzato il cable car che sta a San Francisco. Avete presente quei tram che si arrampicano sulle colline di San Francisco? Lui è stato colui che li ha realizzate, le ha messe in opera. Le funi su quegli impianti duravano pochissimo ed è stato grazie a Thomas Seal se noi oggi abbiamo delle funi che durano a sufficienza, e questi sono i brevetti originali di Thomas Seal e delle funi filler. Poi sul libro, se avete voglia di studiarvelo, ci sono tutti i dettagli. Nel libro io ho fatto un inquadramento anche della nomenclatura delle funi, della costruzione, eccetera, perché spesso mi capita che gli ascensoristi mi chiamano e mi dicono: Nicola, mi serve una fune. Che fune vuoi? Ma sai, quelle che si usano sugli ascensori. Ho detto sì, diametro, costruzione, destra, sinistra, classi di resistenza. Allora, secondo me nel capitolo 2 del libro era importante chiarire questi concetti e fare in modo che si possano utilizzare le nomenclature giuste. Quindi le funi hanno una stringa che le identifica ed è importante che tutti i campi di questa stringa siano ben chiarificati. Il capitolo 3 ritorna un attimo sulla storia, perché dall'invenzione delle funi la dobbiamo portare sugli ascensori. Questa vignetta rappresenta un episodio storicamente accaduto per davvero, in cui Elisha Otis ha tagliato con un'accetta le funi della piattaforma e ha dimostrato che la piattaforma non cadeva giù. Gli americani erano molto più avanti degli europei nel settore degli ascensori sospesi, perché in Europa noi avevamo paura di essere sospesi da una fune. Gli ascensori europei dell'epoca erano tutti fatti con pistoni idraulici. E dico idraulici perché erano azionati dall'acqua, erano veramente mossi dall'acqua. Ma nel 1890 viene costruita la Torre Eiffel, e voi ve lo immaginate un pistone alto 360 metri? Lo vedo molto difficile da realizzare. Bene, sappiate che la Torre Eiffel è stata colei che ha sdoganato gli ascensori a sospensione nel territorio europeo. La commessa è stata data, guarda caso, agli Otis Brothers, che hanno utilizzato le funi di Roebling, quindi tutto torna al pettine, come si suol dire, e da quel punto in avanti si è sviluppata tutta la tecnologia degli ascensori a sospensione, a frizione, eccetera. Nel libro poi vi racconto tanti altri dettagli, ma qui vi do soltanto un'infarinatura di base. Poi arrivano i capitoli arancioni, che sono un po' più complessi, sono un po' più dedicati a chi si vuole occupare di calcoli e configurazione. Quindi nel capitolo 4 vi racconto come si è sviluppata la metodologia del calcolo della frizione, della pressione specifica, eccetera, mentre nel capitolo 5 entro nel merito del calcolo proprio del coefficiente di sicurezza con la formula logaritmica, cosa significa flessione inversa, eccetera, eccetera. Sono capitoli dedicati ai progettisti. Se non vi interessa la parte di progettazione, saltate il capitolo, non vi perdete il senso del libro, ma sappiate che se un giorno qualcuno vi parla di un coefficiente che non sapete cosa significa, lì lo trovate sicuramente. Il capitolo 6 invece è quello che io reputo il più importante di tutti, perché è dedicato alle strategie di miglioramento delle performance in esercizio, a come si possono evitare i problemi sugli ascensori, quindi a come dovrebbero essere installate le funi, tensionate, gli angoli di deviazione e come le performance delle funi degenerano in funzione delle cattive installazioni. Quindi il capitolo 6, se siete ascensoristi, è sicuramente un capitolo che non vi potete assolutamente perdere, ok? Quindi quando vi capiterà qualche problema, andate sul capitolo 6 e sono convinto che trovate la soluzione. Il capitolo 7 invece è dedicato agli elementi di sospensione alternativi, quindi funi di piccolo diametro, funi rivestite, cinghie, eccetera. Questa illustrazione è un'illustrazione che ho realizzato per il concorso fotografico di Elevator World, dove mi sono aggiudicato anche il primo premio nel concorso, dove rappresento la ragione per cui il diametro della puleggia viene ridotto per fare in modo di ridurre la coppia motrice. Per me ogni elemento di sospensione è una sorta di mascotte, quindi ho inventato una mascotte per ogni elemento di sospensione, gli ho dato un nome di fantasia, per come mi sembrava più accurato, e sempre nel capitolo 7 ho spiegato come si realizzano le analisi dei rischi, quindi come si devono fare le valutazioni per far sì di poter utilizzare un elemento di sospensione in deroga o rivestito ai fini della direttiva ascensori.
Arriviamo quindi al capitolo 8, che è quello dedicato ai criteri di scarto. Vi ho messo questa illustrazione perché vi racconto un episodio che fa sorridere fondamentalmente. Mi contatta una grande azienda e mi dice: Nicola, vogliamo un dispositivo da installare che ci dica quando cambiare le funi, perché queste funi fanno sempre lo stesso difetto, si gonfiano e aprono i trefoli. E io gli ho detto: ascolta, fammi vedere il progetto del tuo ascensore. Ci ho dato un'occhiata, sono andato a vedere l'ascensore, ho lavorato con i suoi operai, abbiamo modificato alcune cose e da lì in avanti il difetto non si è più presentato. Quindi qual è il messaggio che voglio trasmettere? Non usate un cannone per sparare a una formica, fondamentalmente, e la formica è il problema che si ripresenta ricorsivamente. Ritorno alla missione che vi dicevo all'inizio. La mia missione non è trovare i difetti sulle funi, la mia missione è quella di aiutare il comparto ascensoristico a far sì che quei difetti non si presentino più. Come vanno costruiti, progettati, installati e realizzati ascensori per far sì che la difettosità non è che non si presenterà mai più, ma che si ripresenti con un termine decisamente più lungo. Nel capitolo 7 poi vi riporto tutti i criteri di scarto, sia riferiti alle funi, sia riferiti agli elementi di sospensione rivestiti, e vi parlo anche dei controlli non distruttivi. Controlli non distruttivi che iniziano con i controlli magnetoinduttivi, di cui vi ricordo che la mia tesi di laurea è basata su questa, quindi ve ne parlo con cognizione di causa, ma i controlli magnetoinduttivi non sono gli unici controlli non distruttivi. Si stanno sviluppando controlli non distruttivi con l'intelligenza artificiale, tale per cui la fune viene ripresa da 3 telecamere su 360 gradi, vengono scattate migliaia di fotografie e si compara il pezzo precedente della fune col pezzo successivo e si notano le differenze. Quindi, notando la differenza tra il pezzo precedente e il pezzo successivo, facendo la differenza fra i due tramite un algoritmo di intelligenza artificiale, viene messo in evidenza il filo rotto. Quindi questi sistemi di intelligenza artificiale sono estremamente efficaci e ricordatevi sempre che le funi per ascensori rompono i fili dall'esterno, quindi la verifica con sistemi fotografici e con intelligenza artificiale sono estremamente efficaci ed efficienti. Un altro sistema che si sta diffondendo molto, soprattutto per la verifica delle cinghie, è il sistema della misura della resistenza elettrica. Ora, immaginate questo, immaginate che le cordicelle che sono all'interno della cinghia sono come dei tubi d'acqua. Se la sezione si riduce, l'acqua fa più fatica a passare. Facendo più fatica a passare, immaginatevelo ora riportato a una grandezza elettrica, la resistenza elettrica aumenta proporzionalmente alla riduzione della sezione metallica. Quindi tramite questo sistema, che ora è quantitativo e non più qualitativo come il magneto induttivo, il sistema quantitativo vi dice qual è il carico di rottura residuo che avrà questo elemento di sospensione. Non ve lo dimenticate questo termine, perché nella ISO 8100, la nuova norma tecnica che sta per arrivare, di cui io sono coautore, di tutta la parte dei sistemi di sospensione, si porterà dentro tutti questi concetti del carico di rottura residuo, che dovrà essere valutato in una certa maniera. Appena la norma verrà presentata, se Annika mi invita di nuovo, vi spiegherò tutti i dettagli e andremo più in particolare sulla questione. L'ultimo capitolo è dedicato alle terminazioni delle funi. Io sto combattendo una guerra contro le teste fuse, chi di voi mi segue nei comitati normativi lo sa molto bene, perché le teste fuse sono delicatissime da realizzare, l'ascensorista medio non è capace di realizzarle e generalmente la fune si spacca all'interno del capocorda. Questo diagramma che ho rappresentato qui è il diagramma di Dunning-Kruger, si chiama. Fondamentalmente è un bias cognitivo, un pregiudizio cognitivo, che io brutalmente chiamo anche l'effetto tutorial. Mi basta vedere un tutorial e sono il Gesù Cristo degli argomenti, ok? Quindi con una conoscenza superficiale io mi reputo il super esperto. Nel libro vi spiego tutti i dettagli, però la cosa importante da capire è che nella fase iniziale in cui tocco la superficie credo di essere un super esperto, poi mi metto a studiare l'argomento e mi rendo conto che non ne sapevo così tanto, la mia confidenza sull'argomento diminuisce, ma man mano che divento un esperto
ritende a salire. Salirà a un livello tale però che sarà inferiore all'arrogantone iniziale. Quindi quello che voglio dire è, quando le persone mi chiamano e mi insultano al telefono dicendomi delle teste fuse, eccetera, gli dico sempre: sei sotto l'effetto Dunning-Kruger, perché sei convinto di sapere una cosa che in realtà non sai. Le terminazioni sono fondamentali per gli ascensori, perché quando un difetto si accumula sulla fune si va ad accumulare sulle terminazioni, e la terminazione è il punto nel quale la fune si potrebbe rompere. Quindi voi potete fare tutti i controlli dell'universo sulla fune stessa, ma se vi disinteressate della terminazione, questa vi potrà dare dei grandi problemi in esercizio. L'ultimo capitolo di cui vi parlo è quello che ho denominato XYZ. Si tratta di episodi che mi sono realmente accaduti, che ho trasposto in forma un po' romanzata, in un certo senso, e ho cercato di condensare tutto quello che ho spiegato nel libro attraverso questi episodi. Sono 4 episodi, il primo si chiama Slittamento, io adesso non vi dico come si conclude, vi dico solo l'inizio dell'episodio, altrimenti vi rovino lo sfizio della lettura. Questo episodio nasce da un ascensorista che mi chiama e mi dice: Nicola, le funi sono difettose perché quando le persone entrano in cabina le funi scivolano sulla puleggia di frizione. Quindi sicuramente le funi sono difettose. Sono andato a vedere, ho studiato calcoli, dimensionamento, relazione tecnica dell'impianto, sono arrivato a capire qual era il problema. E il problema sta da un'altra parte. Se volete sapere come va a finire questo episodio, chiaramente vi dovete leggere il libro. Imperiale invece è un'avventura che si svolge in Inghilterra, dove in un grattacielo costruito negli anni 50 le funi sono sempre durate a sufficienza, poi è cambiato il manutentore e le funi hanno iniziato a non durare più. Sono andato a ispezionare tutta la situazione, ho valutato tutto ciò che era necessario valutare, calcoli, dimensionamento, relazione tecnica. Siamo riusciti con varie iterazioni a capire qual era il problema, e il titolo vi dovrebbe già dare uno spunto su quali sono le problematiche, ma dovete leggervelo. Inverno è un episodio che mi è accaduto in inverno, ovviamente, come dice il nome. Da 2 regioni del mondo diverse mi contattano per la medesima fune. In una regione del mondo le funi si allungano, nell'altra regione del mondo le funi si accorciano, ed entrambe durante la stagione invernale. In questo caso abbiamo dovuto studiare la consistenza, i materiali delle funi e anche le questioni atmosferiche. Ed infine l'ultimo episodio si chiama Spaghetti, perché mi hanno mandato questa fotografia dove i fili sono tutti arravogliati come degli spaghetti. Per risolvere questo caso ci ho messo quasi un anno e l'ho risolto ad un cocktail party parlando con il progettista di questi impianti. Quindi sono episodi illuminanti. Se non vi volete leggere il libro, perlomeno leggetevi queste avventure, che sono leggere e simpatiche da scorrere, che comunque vi danno gli input per ragionare poi su quello che c'è nel libro. L'ultima slide, che è l'appendice del libro, sono i miei personaggi. Io disegno per divertimento, non sono un artista, non pretendo di esserlo, però questi personaggini hanno tutti una base autobiografica. Nick ovviamente rappresenta me, lui ha i capelli che io non ho, perché all'epoca io avevo 14 anni, ero il più piccolo delle squadre di montaggio, i capelli ce li avevo ancora. Il caschetto giallo e le scarpe di sicurezza sono quelle con le quali io giravo. Chi di voi si ricorda ancora della FIAM? La salopette blu è quella che si utilizzava alla FIAM. La freccia rossa e la freccia verde sono i colori che la FIAM utilizzava sul pulsante dell'occupato e sul pulsante dell'ascensore presente. Quindi Nick rappresenta me stesso quando ero un po' più giovane. Degli altri personaggi vi stimolo ad andare a leggere il libro per vedere quali sono le ragioni per le quali sono stati ideati e pensati. Io ho sempre disegnato, ma i disegni non li ho mai pubblicati fino a quando non è arrivato il Covid, e sono stato convinto da mia figlia, all'epoca 12enne, a pubblicare questi disegni, perché mi ha detto: papà, mi hai stufato, tu hai i disegni degli operai, degli ascensori, eccetera, pubblicali, magari c'è qualcuno a cui piacciono, a me non piacciono. Ho detto: bene, il supporto dei figli è sempre fondamentale da questo punto di vista.
Io con questo ho concluso. Se avete il libro o se lo volete acquistare in fiera, lo trovate dietro le scale mobili al banchetto di Anica. Io adesso mi sposterò lì, per chi è libro venite lì e vi faccio l'autografo con dedica. E detto questo io vi ringrazio sentitamente. Grazie.